Mi trovo a Pechino, in piazza Tiananmen. In questo video cercherò di documentare cosa si può visitare di questa città in sole 36 ore, a partire da ora. Famosa per essere il luogo in cui Mao proclamò la nascita della Repubblica Cinese nel 1949, piazza Tiananmen è più recentemente nota per le proteste dell'89. È la più grande piazza al mondo e la sua monotonia è solo interrotta dal Monumento degli Eroi e dal mausoleo di Mao Zedong. Ci troviamo all'interno della città proibita, l'antica dimora degli imperatori cinesi e uno dei palazzi storici più grandi al mondo. Costruito tra il 1402 e il 1420, il palazzo è uno dei migliori esempi di architettura tradizionale cinese e ha influenzato gli sviluppi culturali e architettonici dell'intera Asia orientale. La città proibita è stata la dimora degli imperatori cinesi delle dinastie Ming e Qing fino al 1924. La storia dell'ultimo imperatore è ben raccontata dall'omonimo film di Bernardo Bertolucci del 1987. Cosa che ha colpito sono queste enormi vasche di bronzo, ce ne sono oltre 300 all'interno della città proibita e servivano a contenere acqua in caso di incendio. Esco attraverso la porta della potenza divina, quella a nord, e salgo sulla collina del parco di Jingshan per poter ammirare la città proibita in tutta la sua magnificenza dall'alto. Allora, per poter compiere il giro in 36 ore ho dovuto ricorrere a un trucco e usufruire di questo. Non lo guido io. Vediamo, sto aspettando il compagno. Chris, un ragazzo tedesco, mi fa da guida a bordo di un sidecar. Lavora per Beijing Sideways. Il primo stop è nel mercato di Dongguaman, dove bancarelle offrono cibi improbabili, quali scorpioni, giganteschi lombrichi e stelle marine. Decido di assaggiare un più semplice spiedino di carne di serpente, che come tutte le carni esotiche sa fondamentalmente di pollo. Spendiamo le ultime ore di luce girando nelle viuzze strette dei pochi hutong sopravvissuti alla cementificazione della città. In questi quartieri non è difficile immaginare come fosse la vita nell'antica Pechino. Purtroppo non c'è più tempo per visitare il Tempio del Cielo, un'icona di Pechino che riesco solo a vedere da lontano. Per la cena è d'obbligo assaggiare la famosa Peking Duck, il piatto più tipico e famoso di Pechino. Continuo la visita di Pechino in 36 ore, sono le 6 di mattina per non perdere tempo e ci troviamo davanti alla Bell e alla Drum Tower. Questa, prima della costruzione della città proibita, era l'antico centro di Pechino sotto i mongoli. Decido di dedicare il secondo giorno alla Grande Muraglia. Uscendo da Pechino si possono ammirare alcuni edifici moderni più interessanti, come il Palazzo della TV di Stato, che sembra sfidare le leggi di gravità. Oggi la mia guida è Theo, un artista francese che vive a Pechino da 9 anni. Lungo la strada ci fermiamo nel Tempio delle Pagode d'Argento per un caffè e rifocillarci. La Grande Muraglia è stata recentemente dichiarata una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Si estende per oltre 7.000 km e serviva a contenere gli attacchi delle popolazioni nomadi della Mongolia interna.
La sua maestosità è diventata il simbolo della continuità, di generazione in generazione, della nazione cinese e del suo spirito. Nel pomeriggio rientriamo a Pechino, avendo però modo di godere delle belle strade di montagna. Lungo la strada ho anche la possibilità di provare a guidare il Sidecar, una motocicletta di produzione cinese progettata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Arrivo a Pechino poco prima del tramonto. L'avventura è finita, le 36 ore sono quasi terminate. Rimarrebbe ancora molto da vedere, ma per questo sarà necessario organizzare un altro viaggio.